Ti sei mai chiesto perché sembra che la vita sia contro di te? Perché, nonostante tutte le tue preghiere, tutto ciò che ottieni sono porte chiuse. Ti senti abbandonato, invisibile, come se Dio ti avesse dimenticato. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che tutto ciò che stai attraversando non è un castigo, ma un disegno più grande, un piano divino che non vedi ancora? Oggi scoprirai una verità profonda che cambierà completamente il modo in cui vivi i tuoi momenti più bui. Non saltare neanche un secondo di questo video, perché potrebbe essere ciò che il tuo cuore e la tua anima stanno aspettando da tempo. Ci sono momenti nella vita in cui il peso che portiamo sembra schiacciarci. È come se il mondo intero si fosse accanito contro di noi e ogni passo diventasse più difficile del precedente. Ti sei mai trovato a guardare il soffitto, nel cuore della notte, con quella sensazione di vuoto, chiedendoti: perché proprio a me? Cosa ho fatto per meritare questo? Forse hai visto svanire un'opportunità che era tutto per te, o magari hai perso qualcuno che amavi più della tua stessa vita. E da allora nulla è stato più lo stesso. Forse stai lottando con qualcosa che non riesci nemmeno a spiegare agli altri, perché hai paura di non essere capito. Voglio dirti una cosa, e ascoltami bene: non sei solo. Quel dolore che ti sembra unico, quella ferita che senti così profonda, è un linguaggio universale che ogni essere umano conosce. È come un filo invisibile che ci collega tutti. Io stesso l'ho vissuto. Ho provato quel senso di vuoto, quella disperazione che ti fa pensare che il mondo sarebbe meglio senza di te. E probabilmente anche tu, che stai ascoltando queste parole, lo stai provando proprio ora. Senti come se nessuno ti vedesse davvero, come se fossi solo una voce in una stanza vuota. Ma c'è una verità che spesso dimentichiamo nei momenti più bui. Il dolore non è un nemico. Non è lì per distruggerti, anche se sembra. Ogni lacrima che versi, ogni notte insonne, è come una tempesta che lava via ciò che non ti serve più. Sì, fa male e a volte sembra ingiusto. Ma cosa succede se il dolore è lo strumento con cui Dio ti sta modellando? Immagina per un momento uno scultore davanti a un blocco di marmo. Per creare qualcosa di straordinario deve colpire il marmo con forza, togliere pezzi, incidere profondamente. Non sembra un processo delicato, vero? Eppure, da quelle ferite nasce un'opera d'arte. Forse stai attraversando una fase in cui tutto sembra andare storto, come se ogni strada fosse bloccata. Ma ti sei mai chiesto cosa sta cercando di insegnarmi questo momento? Qual è il messaggio nascosto in tutto questo dolore? Dio non ti lascia mai a caso. Ogni lacrima che versi, ogni sfida che affronti ha un senso, anche se ora non lo vedi. È come una pianta che deve affrontare il gelo dell'inverno per sbocciare più forte in primavera. Quindi ti chiedo, invece di combattere contro il dolore, cosa accadrebbe se lo abbracciassi? Se lo vedessi come una parte del processo di trasformazione della tua anima? C'è un motivo per cui stai attraversando tutto questo. Non è per spezzarti, ma per rivelarti qualcosa che non avresti mai scoperto altrimenti. Una forza, una luce, una versione di te che nemmeno immaginavi di avere. Immagina per un momento di osservare un artista al lavoro su un enorme mosaico. Ogni giorno aggiunge una piccola tessera. Alcune sono luminose e scintillanti, altre scure e opache. Tu, però, hai accesso solo a una piccola parte di quel quadro e ciò che vedi può sembrare disordinato, senza senso. Quelle tessere scure ti fanno pensare che l'opera sia rovinata. Ma l'artista vede tutto dall'alto e sa che ogni pezzo, anche il più buio, è fondamentale per completare una creazione meravigliosa. Così è la nostra vita agli occhi di Dio. Mentre tu percepisci solo il dolore del momento, Lui sta usando ogni esperienza per costruire qualcosa di straordinario. Ogni delusione,
ogni perdita, ogni ferita che ti sembra ingiusta è, in realtà, una parte essenziale di quel piano divino. C'è un versetto che dice: ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. Nota bene, non alcune cose, ma ogni cosa, anche il dolore che ora ti sembra insopportabile. Dio non ti sta punendo né ignorando. Sta rafforzando il tuo spirito, preparandoti per un futuro che non puoi ancora vedere. È come il processo dell'oro che per diventare puro deve attraversare il calore intenso del fuoco. Senza quel calore, l'oro rimarrebbe impuro. Così anche tu, attraverso le prove, stai diventando più autentico, più forte, più vicino alla versione che Dio ha sempre visto in te. C'è un mistero in questo processo che può sembrare frustrante. Dio spesso lavora in silenzio. Non sempre risponde alle nostre preghiere nel modo in cui vorremmo, ma questo non significa che non stia agendo. Pensa a un seme sotterrato nella terra. Non vedi cosa sta accadendo, ma sotto la superficie si sta trasformando, rompendo il guscio, radicandosi. È un processo lento, silenzioso, ma essenziale per far crescere un albero forte e rigoglioso. Allo stesso modo, Dio lavora dietro le quinte della tua vita, nutrendo la tua anima per prepararti a un futuro che sarà pieno di significato. Quindi, anche se ora non comprendi il motivo delle tue sofferenze, fidati. Non sei abbandonato, sei in fase di trasformazione. Il caos che percepisci non è altro che l'inizio di un ordine più grande. Abbraccia questo momento con fede, sapendo che ogni tessera della tua vita ha un posto preciso nel grande mosaico che Dio sta creando per te. C'era una volta un uomo che sentiva di aver perso tutto. La sua vita, un tempo piena di certezze, era crollata come un castello di sabbia davanti a un'onda improvvisa. Aveva perso il lavoro che amava, la famiglia si era allontanata e quel senso di speranza che un tempo lo sosteneva sembrava ormai un ricordo lontano. Passava notti insonni a pregare, chiedendo a Dio una risposta, un segno, qualcosa che potesse dargli un motivo per continuare. Ma tutto ciò che incontrava era silenzio. Un silenzio che lo faceva sentire abbandonato, invisibile. Un giorno, sopraffatto dalla disperazione, decise di camminare in un bosco vicino casa. Mentre avanzava, i suoi pensieri lo tormentavano. Perché Dio mi ha lasciato così? Perché tutto questo dolore? Arrivò a una radura e si fermò davanti a una quercia imponente. Il suo tronco era nodoso, pieno di cicatrici, e le sue radici sporgevano dalla terra, esposte, come se avessero combattuto contro innumerevoli tempeste. Era maestosa, ma portava i segni di una vita vissuta in lotta. In quel momento, l'uomo capì qualcosa di profondo. La quercia non era forte nonostante le tempeste, era forte grazie ad esse. Ogni ferita, ogni cicatrice aveva spinto le sue radici più in profondità, rendendola più salda, più resistente. Le sue foglie continuavano a crescere rigogliose proprio perché aveva affrontato e superato ogni tempesta che si era abbattuta su di lei. Le sue cicatrici non erano un segno di debolezza, ma un simbolo di resilienza. Quella visione cambiò la prospettiva dell'uomo. Tornò a casa con un pensiero nuovo nel cuore. Forse anche le sue difficoltà, i suoi dolori, non erano un castigo, ma un modo per renderlo più forte, per prepararlo a una vita più grande e più piena. Capì che Dio non lo aveva abbandonato, ma stava usando quelle prove per scavare radici più profonde nella sua anima, per renderlo più stabile e pronto a crescere come mai prima d'ora. Da quel giorno iniziò a vedere le sue cicatrici non come fallimenti, ma come un dono, una testimonianza del fatto che, come la quercia, lui stava diventando più forte. Prenditi un momento, chiudi gli occhi e respira profondamente. Immagina cosa accadrebbe se iniziassi a guardare ogni sfida non come un peso, ma come una possibilità.
Come cambierebbe la tua vita se invece di chiederti perché sta succedendo proprio a me, provassi a domandarti cosa posso imparare da questa situazione? Qual è il messaggio che Dio vuole che io comprenda? Quando inizi a fare questo cambio di prospettiva, qualcosa dentro di te si risveglia. È come se stessi aprendoti a una nuova dimensione della vita, una dimensione in cui il dolore non è più un nemico, ma un alleato nella tua crescita. Ogni difficoltà che incontri, ogni momento di sofferenza è come un insegnante paziente che ti invita a guardarti dentro. Non è facile. Il dolore ha una voce forte, a volte assordante, ma quando scegli di collaborare con esso invece di combatterlo, scopri che non sei più una vittima delle circostanze, sei un'anima che si sta evolvendo. Ogni volta che abbracci questa prospettiva è come se stesse avvenendo una trasformazione invisibile ma potentissima. Il tuo spirito diventa più saldo, la tua fede più profonda e la tua capacità di affrontare la vita con grazia e forza cresce in modi che non avresti mai immaginato. Rifletti su questo. La sofferenza non ha il potere di distruggerti, ma solo di rivelarti chi sei veramente. Collaborare con il dolore non significa accettarlo passivamente, ma permettergli di insegnarti, di rafforzarti. Quando vivi con questa consapevolezza, la tua vita inizia a brillare di una luce nuova. Una luce che non solo illumina il tuo cammino, ma ispira anche chi ti sta intorno. Diventi un esempio vivente di resilienza, di fede, di speranza. E quella trasformazione, quel cambiamento profondo, è il dono più grande che puoi ricevere. Amico mio, questo è il momento in cui puoi scegliere di trasformare il tuo dolore in forza, il tuo dubbio in fede. Non importa quanto profondo e buio sembri il tunnel in cui ti trovi, c'è sempre una luce che ti aspetta. Ma quella luce non arriva da sola. Devi fare un passo verso di essa. Voglio invitarti a fare un piccolo esercizio nei prossimi giorni. Ogni volta che ti senti sopraffatto, ogni volta che ti sembra di non farcela, fermati. Respira profondamente e chiediti: qual è la lezione nascosta in questo momento? Quali capacità, quale forza sta cercando di emergere dentro di me? Questo semplice gesto, se ripetuto con fede, cambierà il tuo modo di affrontare le sfide. Non si tratta di negare il dolore o di ignorarlo, ma di riconoscere che c'è un senso, un disegno più grande dietro ogni difficoltà. Abbi il coraggio di fidarti, anche quando tutto sembra privo di significato. Fidati che ogni lacrima, ogni lotta, ogni sconfitta apparente sta contribuendo a un piano divino che tu ancora non riesci a vedere. È come seminare un campo. Non puoi vedere subito i frutti, ma sai che il raccolto arriverà al momento giusto. E mentre affronti questo viaggio, ricorda che non sei mai stato solo e non lo sarai mai. Anche nei momenti in cui ti senti più abbandonato, Dio è lì, lavorando in silenzio per prepararti a qualcosa di straordinario. Lui non ti ha dimenticato, ti sta forgiando. Sii paziente con te stesso, abbi fede nel processo e sappi che il tuo cammino, per quanto difficile, ti sta portando verso una versione di te che è più forte, più luminosa, più vicina a ciò che sei destinato a essere. Ricorda, i momenti difficili non durano per sempre, ma le persone forti sì, e tu sei una di quelle persone. Questo periodo passerà, ma ciò che resterà sarà una versione più forte, più saggia e più luminosa di te stesso. Quindi tieni duro. La tua tempesta è la prova che sei destinato a qualcosa di più grande.